Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre 2022. Ok, abbiamo il matto, aria nuova. Il matto è un inizio, un nuovo impulso, è una carta che parla di sentimenti genuini, di proprio purezza d'animo, è una carta che parla di inizi, ok? È un arcano numero 0, quindi è un cerchio, lo 0, fa riferimento ai cicli che si chiudono e che si riaprono in questo caso, perché è riferito agli inizi. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi vogliono dire. Ok. Orfani, carta numero 5 e costruire palazzi, carta numero 28. Io questa carta la sento sempre molto associata al 5 di pentacoli, perché è un po' quell'energia triste, un po' di abbandono o di rifiuto, c'è un po' questa ferita o che state ancora vivendo o dalla quale state uscendo, perché comunque avete la carta ehm, del matto, quindi si parla di nuovi inizi. E poi abbiamo la carta numero 28, costruire palazzi. Quindi qui si tratta di poter veramente fare quello che voi volete, partendo dalle piccole cose, partendo dal fare una cosa per volta, ok? Andiamo a vedere cosa vi dicono i tarocchi. Io vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve, il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare e Venere. Nel caso vogliate contattarmi, sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email. Ok, quante carte. Direi che la prima è il mago, poi abbiamo un 5 di spade, la ruota della fortuna, un 10 di spade, un fante di bastoni, ve le metto un po' più su così le vedete, l'imperatrice. Mi rendo conto che questa stesa è piaciuta. La perplessità per qualcuno è sul fatto che effettivamente sia generica, ma è una lettura generale sui prossimi 15-20 giorni e quindi mi sembra che questa, diciamo, sia più completa, nel senso che va a darvi qualche notizia in diversi campi della vostra vita, mentre quella di prima sviluppava, si andava a fondo, ma di una questione sola, di una situazione sola, quella che era più importante in quel periodo a livello, diciamo così, generale. Continuate comunque a scrivermi nei commenti perché siamo sempre in fase di prova, ecco, di valutazione. Quindi a me serve avere un vostro riscontro. Va bene, allora, ero arrivata all'imperatrice, abbiamo poi un fante di coppe, 8 di bastoni, 7 di bastoni e qui a parte abbiamo un'altra volta la carta del matto, che in questo mazzo viene chiamata l'iniziata. Ok. Allora, il mago, carta numero 1, un inizio, un'azione, di nuovo. Vedo che qui ci sarà un nuovo tipo di percorso, idea, movimento, ok? Mm, Quando c'è la carta del mago è perché siete completamente in grado di creare il tipo di realtà che sentite idonea a voi. È una carta che parla di legge di manifestazione. Quindi si tratta di focalizzare quello che voi volete, focalizzare l'obiettivo, diciamo così, e lavorare internamente per trasformare le energie esterne. È un po' questo il lavoro dell'alchimista. Quando si dice che trasforma il piombo in oro, vuol dire che trasforma
un'energia pesante, quindi anche fosse un trauma, un'energia pesante in oro, quindi in un'energia di luce. È un po' come se vi dicesse, da quello che potrebbe essere una situazione di svantaggio, bisogna imparare a trasmutare e a cercare il proprio vantaggio. È un po' così che sento l'energia. Probabilmente anche con questa carta di orfane e di costruire palazzi, qui c'è stato qualche cosa che, come vi posso dire, vi ha un attimino suscitato determinate emozioni di tristezza o comunque ha fatto vibrare determinate ferite che magari dentro di voi non sono ancora completamente riemarginate. Allora, partiamo da un punto di vista della crescita spirituale di questo periodo. Vi sento frizzantini, in effetti avete comunque 2 volte la carta del matto, avete un'energia pulita, in effetti, come vi dicevo, in questo mazzo si chiama l'iniziata, quindi sento che qui qualcuno perlomeno inizia ad approcciarsi, inizia ad aprirsi a quello che è il fare un lavoro sul bambino interiore, a fare un lavoro interno, cercare di capire perché ci sono tutti questi palazzi costruiti, ok? E c'è ancora questa ferita inerente a una situazione, inerente a una persona o inerente proprio a quello che potrebbe essere la vostra vita in generale, potrebbe anche essere qualcosa di più ampio. Mm, allora, sento che comunque veramente vi sento carichi da quel punto di vista lì, ok? Vi sento con una nuova energia, avete un 8 di bastoni, è un acceleratore naturale l'8 di bastoni, è qualcuno che porta novità, potrebbero arrivarvi anche delle notizie, delle telefonate, sento che molte persone riceveranno proprio un qualche tipo di aiuto, un qualche tipo di illuminazione potrebbe anche essere. Ehm, Vi dico, vi sento molto proiettati in avanti da un punto di vista interno, da un punto di vista spirituale. Vi sento in fermento, con la voglia di stare meglio, con la voglia di guarire e vi dico che da un punto di vista della salute fisica andate, cioè, bene, nel senso siete frizzanti anche lì, vi sento belli pimpanti. Da un punto di vista delle relazioni, quindi parliamo di relazioni familiari, di amicizia, rapporti di lavoro, con i figli, partner, tutto, vi dico che anche qui sento che siete in un periodo di nuovi inizi. Avete comunque 2 10, ok, un 1 e 2 carte numero 0. Quindi si parla proprio di qualche cosa che sta cambiando, qualche dinamica che cambia, ehm, qualche tipo di potrebbe anche essere una nuova conoscenza, se non aveste nessuno, ok? Però sento che anche da un punto di vista emotivo c'è questa sorta di fermento, c'è questa sorta di novità. Ehm, ecco, parliamo un po' più nello specifico. Nel caso aveste una relazione, sento che qualche dinamica all'interno della relazione cambierà in meglio, ci sarà in qualche modo, avete un 10 di spade e un mago, cambieranno certi tipi di dinamiche. Guardate, con il 5 di spade si parla sempre di quelli che sono i giochi della mente. Se ci fate caso nella carta ci sono vinti e vincitori, ma non ci sono feriti. Ok, le due persone sono in piedi e se ne vanno. Quindi questa è veramente solo una vittoria della mente. Può far riferimento a qualche disputa, può far riferimento a qualche tipo di bisticcio, a qualche tipo di gioco, se vogliamo, appunto, essendo un qualche cosa che riguarda la mente, ehm, qualche, come vi posso spiegare? Qualche gioco mentale, qualche tipo di attitudine che qui deve finire, perché anche il 10 di spade, essendo di spade, parla di qualche sofferenza mentale, ok? E quindi qui sento che ci si appresta ad andare verso un nuovo periodo, verso una ritrovata freschezza all'interno della coppia.
Nel caso non abbiate nessuno, vi dico che potrebbe entrare una persona, avete comunque 2 fanti, quindi vi dico che sento che sia una persona, ma qualcuno potrebbe anche, insomma, avere più di un'offerta, più di una proposta, più di una persona, insomma, che entra nella vostra vita in questo periodo e potrebbe, ragazzi, essere veramente una relazione, una conoscenza, anche se si tratta solo di una semplice amicizia, però che vi dà quella spinta in più, che vi dà quella fiducia in voi stessi. È un po' come se trovaste una persona e diceste, ah, ma io lo sapevo che esisteva una persona che la pensava come me. È come se ci fosse una sintonia innata, sento. Nel caso abbiate figli, mm, direi che lì probabilmente c'è un... Sento un qualcosa di profondo. Ci sono certe lotte, certe dispute che voi avete con i vostri figli, probabilmente diciamo che sento che qualche cosa cambierà nel prossimo periodo in riferimento a queste lotte, a queste dispute, perché avete la carta di orfani. Io sento che qui, nel momento in cui voi capirete determinate dinamiche della vostra vita, riuscirete a comprendere meglio anche le dinamiche dei vostri figli. Io credo che molte delle reazioni di difesa che voi avete in questo momento nei loro confronti sia per una vostra paura non risolta. Attenzione a non proiettare le vostre paure sui figli, perché loro comunque sono anime diverse da voi e non è detto che abbiano lo stesso destino, ok? Quindi non date per scontato che quello che è successo a voi succederà anche a loro, perché questa è una proiezione. Un discorso è, insomma, voler proteggere, no, il figlio, volerlo mettere in guardia da certe cose, un discorso è impedirgli di fare le proprie esperienze per paura che stia male, che sbagli, che soffra o cose di questo genere, perché poi ognuno deve crescere in base alle proprie esperienze. Ecco, questa è l'unica cosa un po' così. Ehm, allora, per quello che riguarda il lavoro invece, per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, sento che anche lì avete 2 volte la carta del matto. Si inizia qualcosa di nuovo. Probabilmente c'è un'idea che sta avete un'imperatrice, c'è l'idea che sta gestando, avete anche un fante di coppe, si parla di qualche tipo di offerta che magari potrebbe arrivare, avete la ruota della fortuna, c'è qualche cambio, prorompente direi, avete anche un 8 di bastoni, parla di comunicazioni, parla di notizie, parla anche di marketing, di pubblicità, quindi sento che con la carta del mago al centro mi sono impapinata, della lettura, vi, vi adopererete per fare qualcosa di nuovo. Ripeto, possono essere nuove idee, può essere un nuovo tipo di progetto che state portando a compimento, qualcosa di nuovo iniziate e avendo la carta dell'imperatrice sento che si va verso la crescita, verso l'espansione, verso... Per qualcuno potrebbe fare riferimento a qualche hobby, che in qualche modo vi dà o vi potrebbe dare l'opportunità di guadagnare. C'è da dire che le carte vi consigliano di essere piuttosto oculati nel modo in cui fate i vostri investimenti, ok? Perché è vero, c'è la ruota della fortuna, è una carta comunque che parla di doni, di abbondanza, di regali, di qualche cosa di inaspettato che arriva e che porta un cambio positivo alla vostra vita. Però sento che se siete all'interno di una famiglia, di un gruppo o qualcosa per lo stile, è meglio che curiate voi quello che è la parte economica, ecco, diciamo così. Mm. Bene, andiamo a vedere con queste carte, sono 3 mazzetti, sono pensieri su cui poter riflettere. Il primo mazzo parla di quello che è la questione in atto, diciamo così, e il secondo mazzo parla di alcuni pensieri limitanti che potrebbero esserci dietro
e il terzo mazzo consiglia un'azione, un pensiero, insomma, da attuare in questo periodo. Può anche non risuonare, però magari è uno spunto interessante su cui riflettere. Perché mi è difficile rialzarmi in piedi e va a gioco, guardate, ve la metto qui, con lo 0, lo 0, l'1, la ruota della fortuna che è un 10 e il 10 di spade. Carte di chiusura ciclo e inizio cicli. Qui, quando c'è la carta del matto, si parla veramente di un'energia pulita, di qualcuno che ha voglia di avventure, che ha voglia di sentirsi libero, di esplodere. Ed è un po' anche quello che sento con l'energia del mago. Avete voglia di creare la vostra realtà, ok? Qui avete una carta di inizio e una carta di creazione, è una carta di abbondanza materiale, è la carta dell'imperatrice, quindi mm, andate forte, siete sulla strada giusta, diciamo così. Ok, andiamo a vedere con le carte gialle quale potrebbe essere la credenza limitante. Perché? Perché ho paura di venir fregato o fregata. Allora, questa paura in realtà è data dal fatto che non si è in grado di distinguere quando una persona ci prende per il naso o no. Non si è sicuri del nostro modo di percepire le cose, non si è sicuri, come vi posso dire, di riuscire a riconoscere una bugia. E quindi c'è questa paura di fondo del venir fregato o fregata, no? O perché si potrebbe anche esserci la credenza dietro del gli altri sono solo approfittatori o cose di questo genere, no? Però comunque io credo che qui lavorando sul vostro bambino interiore, lavorando su voi stessi fondamentalmente, cercando di capire, eh, più che di capire, di sentire l'altro. Perché in realtà questo dubbio arriva quando invece che ascoltare la sensazione che ci dà il cuore, ci facciamo influenzare, manipolare da quelle che sono le lotte della mente. Qui si parla di discussioni, ragazzi, di qualcuno che quando è al contrario parla anche di manipolazione, il 5 di spade. Quindi ecco, pensate su quello che vi ho detto. E scrivetemi nei commenti se vi risuona, perché sono curiosa. Ok, andiamo a vedere l'ultimo mazzetto, una carta come consiglio e poi andiamo a estrarre un oracolo. Oh, quante carte! Allora, qui abbiamo: sono riconoscente per quello che ho e per tutto ciò che verrà. Ok, quindi essere consapevoli di tutto il percorso che si è già compiuto è molto importante ed essere consapevoli del fatto che siete all'inizio di un nuovo tipo di ciclo e che quindi arriverà tanto altro. Accetto che non vi siano sconfitte nella mia vita, ma solo esperienze che mi aiutano a migliorare. Bellissima anche questa. Ehm, Ragionare come vittoria o sconfitta fa parte di quello che è un ragionamento da un punto di vista della dualità, giusto o sbagliato, no? E quindi questo, diciamo, sottintende un giudizio. E invece se semplicemente noi prendiamo le cose che capitano da un punto di vista zen, cioè semplicemente è successo, senza giudizio, non giudico se è bene o male, semplicemente è successa questa cosa, esiste questa cosa. Punto. Questo è. E poi abbiamo: quando non ottengo ciò che voglio, riconosco che c'è qualcosa di meglio che mi aspetta. Sì, qui fa riferimento un po' a quando ci si incapponisce su qualche cosa, ci si ostina, secondo me, in qualche cosa. Qui si tratta di appunto capire che fondamentalmente se non arriva quella roba lì per noi che assolutamente noi vogliamo è perché c'è qualche cos'altro più adatto a noi che sta per arrivare. E lo sento, in questo periodo, ragazzi, avete il matto, avete la ruota della fortuna, avete il 10, avete l'8 di bastoni, notizie, comunicazioni, novità soprattutto. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta con questi oracoli, vediamo che cosa vi dicono. Ok. Ok, ecco infatti. Ehm, Qui questa carta rappresenta una farfalla
appoggiata sulla bilancia e una somma di denaro, di ferro, che pesa meno della farfalla. Allora, qui la farfalla è da intendere come libertà, libertà di movimento, libertà d'azione, ed è un po' come se la carta vi dicesse quello che apprezza di più l'anima non è avere denaro o comunque beni materiali, ma bensì essere libero o essere libero, ok? Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se la lettura vi risuona. Se comunque vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Ogni tipo di supporto a me aiuta. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!